Naviganti del hobby, bentornati. Finalmente siamo all'ultima puntata dei CRUT, quindi vediamo come vengono fuori i 10 CRUT del nuovo Kill Team. Sono delle miniature veramente belle, quindi vale la pena starci un pochino sopra, e tra le altre, insomma, in realtà se fate la somma di tutti i tutorial, siccome li ho divisi in puntate più piccole, diciamo che siamo nell'ordine delle 3-4 ore, quindi in realtà una squadra in 3-4 ore che viene fuori come quella che sta venendo fuori ora, direi che ci sta tutta. Ci vediamo subito dopo la sigla. Ragazzi, c'è tutta una serie di particolari che dovrò terminare e che vedremo praticamente alla fine quando li metteremo in vetrina, no? Ora come ora, quello che mi interessava farvi vedere, insomma, sono i passaggi finali dove prendiamo praticamente le miniature e facciamo una, diciamo, lavatura alle basette in modo tale che non rimangano proprio completamente deserto, ma gli diamo un minimo di contrasto per poi, sto mettendo a posto le altre, per poi praticamente ovviamente andare avanti. Quindi prendiamo lo Skeleton Horde Contrast, che è praticamente quello per fare le ossa, e lo passiamo praticamente sulla base, dando praticamente alla base un minimo d'ombra in giro dove volete voi, lasciando dei punti un po' più chiari, e questo ovviamente macchierà praticamente la sabbia del texture della cappa che abbiamo messo per fare le ombre, soprattutto vedete sotto la sagoma, in modo tale che simuli proprio l'ombra, e lasciamo che un pochino faccia del movimento. Fatto questo, poi useremo i pigmenti, quindi non faccio subito luci o altro, perché poi con i pigmenti questa cosa andrebbe a scomparire, no? Dopodiché andiamo in giro a vedere praticamente cosa possiamo fare alla pelle, perché nella pelle ci sono praticamente, ogni persona, voi sapete, e così anche i CRUT, nel mio modo di immaginarli, ha, mentre ve lo dico intanto faccio gli altri, ha ovviamente una sua pigmentazione, no? E quindi quello che mi interessava a me far vedere è che ci sono dei riflessi della pelle diversi per ogni miniatura, e quindi non faccio altro che utilizzare degli shade diversi per ogni CRUT, che avrà una base quindi verde fatta praticamente come tutti gli altri, ma poi cambierà sulle ombre un po' rossicce, un po' verdognole ancora di più, piuttosto che marroni, eccetera eccetera. Gli effetti sono veramente belli, e tra le altre con pochissimo avete diversificato leggermente, ma non troppo, ogni CRUT dall'altro, così che visti dall'alto sembreranno un'unità, ma visti da vicino ognuno avrà la sua particolarità. Adesso ragazzi, con il timelapse faccio quindi prima questa cosa delle basette e poi mettiamo un po' di ombre in giro per i varie pelli e ce le guardiamo alla fine del timelapse. A tra poco.
Allora ragazzi, alcuni dei nostri CRUT hanno delle placche, diciamo, di metallo che sono molto utili per vedere il dry brush in piccolo. Quindi prendiamo un pennello molto piccolino per il dry brush e facciamo praticamente le placche, come vedete qua, per esempio sul gambale, e cerchiamo di passare solamente sul gambale. Allora, cosa voglio fare con questo tipo di gambale? Voglio fare un metallo che sembri quasi un bronzo, quindi che si possa ossidare, ma che sia anche molto alieno, quindi non proprio un bronzo. Quindi andrò a fare questo dry brush che state vedendo solamente cioè più che solamente con 3 tipi di colori diversi. Sto utilizzando degli Alchemy, Metal Alchemy della Scale 75 in questo caso, che sono molto utili, metalli veramente fantastici. In sequenza il Decayed Metal, che è questo sostanzialmente, Decayed Metal, poi il Necro Gold, che è stato fatto sostanzialmente Necron proprio, e poi il Moonstone Alchemy, che darà delle luci molto accese al metallo e vedremo che effetto fa. Ok, quindi adesso ho dato questa base a lui e do la stessa cosa all'altro, come se stessero utilizzando appunto un metallo alieno che hanno trovato loro in qualche pianeta, utile per fare appunto i gambali. E quindi ecco qui che andiamo a, vedete, quasi lascio il pennello per la prima parte quasi bagnato del metallo, non è quasi neanche un dry brush, ma è ancora mezzo liquido, perché non devo lasciare il verde sotto in questo caso, e vado proprio a colorare tutta la parte che mi interessa vedere metallica. Adesso in sequenza vi faccio vedere il resto del dry brush, però non facciamo un time lapse perché è meglio vederlo anche, diciamo, un po' più rallentato per capire come viene fuori. Poi per esempio lui qui, oltre al gambali, ha anche il bracciale e noi glielo facciamo ovviamente. Poi con le lavature avremo di nuovo l'effetto che ci serve di contrasto sul braccio piuttosto che sulla gamba, ok? Quindi una base di metallo scuro che dà sul marrone, per capirci. Poi laviamo il pennello, tanto questo è piccolino, potete tranquillamente asciugarlo. Questo io per esempio che sto usando è un pennello della Artis Opus, è veramente veramente piccolo, forse anche troppo, è solo che mi praticamente aiuta veramente a non sbagliare. Allora, vediamo un pochino dove avevo visto altri, mi sa che dovrò guardare in giro per le braccia dei CRUT. L'unica cosa infatti a cui bisogna stare attenti quando si è intorno ai, diciamo, 10 personaggi da dipingere è che molte volte ci sfuggono delle cose, quindi poi riguardandoli chiaramente vedremo dei particolari che ci sono sfuggiti e andremo a rifarli. Allora, ecco qua, gambale di nuovo, vedete, questa volta metallo un po' più luminoso, e andiamo a fare la parte centrale sicuramente, che sarà quella che prende più luce, e poi cerchiamo di prendere le curve in modo tale che ci faccia questo effetto, e già praticamente abbiamo tirato fuori le luci a un metallo che già è particolare. Poi andremo a fare le ultime luci proprio solo sugli spigoli, diciamo, per dare la rotondità. Volendo si può fare anche solo da un lato. Allora intanto facciamo la parte centrale, le parti esterne, e abbiamo fatto. Velocissimo, facilissimo veramente, perché c'è veramente poco da fare. Basta semplicemente, insomma, che qui non vi sbagliate con non andate sopra il verde, non facciate insomma cose di questo genere, cercate di non sporcare troppo, e il dry brush chiaramente sporca abbastanza, quindi richiede un pennello piuttosto piccolino in modo tale che non si vada a rovinare la miniatura che abbiamo appena dipinto. Ecco qua, scusate che a volte magari la mano mi passa davanti, ma mi tocca per esigenza proprio passare in certi punti. Ok, e qui ci siamo. E poi ultimo, vedete che qui non mescolo neanche, metto direttamente il pochissimo, perché poi nella tavolozza vi rimane, e quindi quello che dovete fare qui è semplicemente andare a
levare il più possibile colore. Ora sto mischiando i due colori. Voilà, vedete com'è chiaro e non è né oro né brass, è quasi rosato, no? Sembra un oro rosa praticamente. Andiamo a farlo solo sulla ginocchiera, cioè qui tiriamo fuori le luci e dopo imiteremo l'ossido. Quindi è un metallo che si ossida ma sconosciuto perché effettivamente non ha la colorazione del bronzo, non ha la colorazione dell'oro e quindi è un tipo di metallo che può sembrare alieno, no? Questa potrebbe essere già una idea per poter insomma rendere esotiche le nostre miniature con pochissimo, no? Adesso prendo anche questo, faccio anche qui una sequenza rapida senza esagerare troppo. Queste qua sono proprio le luci finali, quindi non esageriamo. E voilà. Ovviamente adesso mancano due cose. Mancano prima le wash e poi l'ossido. Quindi la wash la possiamo fare con l'Agrax o con un metallo che ci interessa. Voi immaginate il metallo, immaginate il riflesso che volete che abbia e usate lo shade che vi interessa. Può essere un rosso, quindi lo volete più verso il carminio, potrebbe essere un Carroburg Crimson della Games Workshop, quindi un Citadel shade ovviamente. Potrebbe essere il Nunoil, quindi dà sul nero piuttosto che dà sul verde, quindi dà dei riflessi smeraldo, eccetera, eccetera. A me interessa averlo piuttosto marrone e quindi gli darò una cosa tipo vediamo un pochino qua, lo shade, il Targor. Targor Ray Shade che mi è piaciuto molto in questi ultimi giorni, ha veramente delle connotazioni belle come colore. E guardate, mi prendo il colore sulla punta. È velocissimo anche perché ci siamo appena passati con il colore, quindi occhio, andiamo nei recessi e sulle punte, vedete che ci sono dei puntini che hanno fatto e dei graffi. Noi andiamo su quei graffi e andiamo sui puntini a ribadire il colore con lo shade in modo tale che dia proprio l'effetto contrasto e si veda. Qui nella parte in ombra posso rafforzare un pochino. Qui c'è un altro puntino, ovviamente sulla parte che è rimasta chiara, vedete questa per esempio, si vede di più il segno e quindi dà più l'idea dell'ombra, quindi c'è più rotondità. Sono veramente sequenze semplici che però fanno la differenza quando andate a vedere la miniatura rispetto a quella fatta da battaglia che semplicemente ha poche luci e poco altro, no? Invece così avete fatto comunque un lavoro veloce senza dover ammattire, insomma, con passaggi giganteschi, lunghissimi, e vedete che vi dà comunque un effetto gradevole. Ecco qua, direi che ci possiamo fermare qui. L'ultima cosa che manca è ossidarli e quindi lasceremo che si asciughi molto in modo tale che quando si sarà asciugato potremo passare con un ossido che può essere il famoso Oxide della Games Workshop o qualcosa tipo il nuovo che vi ho fatto vedere in un altro tutorial a parte sulla testa del drago, che sono quei 3 colori nuovi ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è il moss, il rust e ecco qua il verdigris. Questo è uno smooth finish, vedete, high matte. Questo è un colore che si trova per esempio ora anche sul sito di Artis Opus, perché finalmente anche loro si sono messi a venderlo. In un solo passaggio avete fatto l'ossido, quindi ce lo teniamo qui, ve lo faccio vedere, ma è veramente un attimo, è una specie di lavatura e in un attimo vi ha tirato fuori l'ossido. Detto questo ragazzi, ci vediamo fra un attimo quando è tutto un po' asciutto. Miglioro solo delle situazioni che anche se non le vedete, insomma, cioè i metalli, cuoio in giro, vado a vedere un pochino in giro tutte le cose che posso aver dimenticato e ci vediamo subito dopo verso la chiusura delle miniature. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora proviamo a usare il verdigris adesso sopra i 2 che abbiamo precedentemente dipinto come se fossero appunto metallo, no? E quindi abbiamo fatto questi gambali un po' particolari che vanno ossidati. Allora ovviamente
è un gusto mio personale, quello dell'ossido, che voglio mettere in questo caso sulla miniatura. Ve lo faccio vedere da vicino, vediamo un pochino, ok. Passate semplicemente sopra e lasciate che lui faccia il suo mestiere. Quindi praticamente lo lavate sostanzialmente come se fosse un wash, esattamente come se fosse un wash, e lo lasciate lì. Poi prendete ancora quello che vi serve per la parte del braccio, in questo caso, eccolo qui. Praticamente il verdigris, come l'altro di ruggine e l'altro ancora, sono acrilici, hanno qualcosa di chimico all'interno, quindi lavate spesso il pennello perché vi fa questo discorso qui della punta, come vedete, che si indurisce quasi subito. Quindi userei anche il white spirit per certi versi perché viene via meglio. E poi comunque diciamo che quando secca, e si vede quasi subito, diventa praticamente leggermente più chiaro in certi punti e leggermente più scuro rimane in altri. In questo modo imita praticamente l'ossidazione proprio del metallo. Fate anche così con l'unghia, guardate, prendete così con l'unghia e strappate un po' via, non si rovina tanto, è un pennello, questo è un pennello wash che potete tenere piatto, no? In questo modo qui, e fate in modo che con l'acqua si separino praticamente le setole, oppure lo lavate anche con il sapone appena finito. Ci prendiamo l'altro, che è questo qui, prendiamo l'ossido, eccolo qua. Io chiudo sempre il tappo perché ho notato che si rovina velocissimo, e quindi fate attenzione a questa cosa. Ecco qui, guardate, lo lavate completamente il gambale e via. Ok, fatto questo, laviamo il pennello, chiudiamo subito il verdigris perché sono proprio colori che seccano velocemente, infatti ora lo vedrete. Prendete un sapone come questo piccolino così e lavate subito il pennello in modo tale che venga via. Vedete, io faccio un proprio senso orario e antiorario, prendo il sapone che mi serve, mi chiudo direttamente tutto e vado anche sullo straccio a lavare. Quindi passo, acqua, ripasso e niente, asciugo con l'acqua e siamo a posto. Asciugo con l'acqua, asciugo dopo aver passato l'acqua ed eccolo qua. E il pennello è di nuovo tranquillo. Ok, fatto questo, ultimi chiarimenti. Allora, come vedete, mentre non eravamo in sequenza, ho fatto anche le basette nere, le cornici delle basette nere, in modo tale che ci sia anche qui un insieme, no? Andiamo a asciugarci il colore che avevamo lasciato sulla tavoletta, in questo caso è una tavoletta per dry brush, quindi non andrebbe usata per i colori liquidi, ma per ragioni di pratica sono andato veloce. Mi prendo un altro foglio e un altro pezzo di carta assorbente, e io vado sempre molto sul pulito, come sapete, perché preferisco, è un po' come quando si cucina, no? È molto più bello cucinare sul pulito piuttosto che avere sporco dappertutto, disastro, mescolamento di ingredienti eccetera. Quindi preferisco insomma fare in questo modo qua. Allora ragazzi, la sequenza adesso è abbastanza semplice perché siamo arrivati quasi a fine. Mettiamo i nostri crut sopra il cut mat della Redgrass, perché in questo caso ho questo sotto, e mi levo un attimo la tavolozza dell'Artisopus, così c'è più contrasto, vedete meglio. Adesso si tratta veramente di andare in giro a vedere tutti quei particolari che vi piacerebbe andare a migliorare e perfezionare. Qualche luce qua e là, c'è qualcuno di voi che potrà volentieri magari mettere mano alla luce della pelle dei personaggi e quindi magari dare dei colpettini di, per esempio vi consiglio un Goblin Green mescolato, se avete Army Painter, un Brain Matter Beige che dà sul verdognolo, lo schiarite un po' e gli date un po' questa connotazione lucente, no? Sulle parti più spigolose. I metalli sono più o meno già a posto. A questo punto andiamo a fare i particolari, come potrebbe essere per esempio il becco della nostra aquila, che dovevamo fare arancione. Se vi ricordate, ci prendiamo un
anche un'ocra, qualcosa che ci possa ricordare appunto il becco. Vediamo un pochino cosa vi posso trovare fra i colori che ho. Per esempio un Fire Lizard. Adesso il Fire Lizard è un colore della Army Painter. Vado a mescolarlo e ci vediamo tra poco con un bello zoom sopra di lui per fare la praticamente aquila, ok? A tra poco. Allora, come vedete è un colore molto chiaro, però dopo andremo a scurirlo e quindi non c'è nessun problema, possiamo anzi fare il discorso della trasparenza stile contrast, no? Quindi ci prendiamo il becco, lo vedete abbastanza bene, facciamo così, eccolo qui, e andiamo a dipingerlo. Come vedete ho il colore abbastanza liquido e lo tengo liquido perché piuttosto sovrappongo più passaggi in modo tale che non levo dettaglio e lascio la colorazione che mi piace. Ma comunque guardate, così va abbastanza bene, perché tanto tra pochino metteremo in trasparenza un contrast e andrà a scurire questo giallognolo. Lo facciamo uguale sulle zampe. Qui abbiamo lasciato la base bianca in modo tale che sia più facile vedere il colore, e questo ovviamente va pensato prima, no? Cioè vi date in testa più o meno un progetto di come volete dipingere la miniatura, salvo che proprio alcuni di voi non si facciano tutto il progetto a schema, e dopodiché avete questa situazione qua in cui praticamente serve solamente seguire il piano, ok? Io me lo faccio in testa, ma non è una brutta abitudine farsi il piano, diciamo, disegnato o scritto da qualche parte, in modo tale che avete l'idea già di dove andare. Eccolo qua. Allora, adesso abbiamo fatto praticamente le zampe, lasciamo asciugare, passiamo sopra con un arancione magari che può essere appunto un contrast, che a questo punto potrebbe essere il contrast Yanden Yellow, che è questo, ok? È un giallo molto scuro. Adesso vado a farvelo vedere, vediamo se il mescolatore mi aiuta velocemente a rimescolarlo del colore suo, perché si separa anche il contrast, quindi mescolatelo. Serve mescolare molto meno dei colori normali, però vanno mescolati. Io ho una temperatura particolare in studio perché non c'è riscaldamento e non c'è l'aria condizionata, quindi in inverno fa molto freddo, in estate fa molto caldo, quindi ci vuole qualcosa che porti la temperatura senza, nel mio caso, spendere troppi soldi, perché giustamente vi basta poco per mandare la temperatura a metà quando almeno lavoro, in modo tale che i colori non si rovinino, perché sotto una certa diciamo temperatura diventano quasi un gel. Ecco qua, questo è il colore esatto, quindi ci prendiamo il nostro contrast. Ovviamente il colore è talmente poco qui che è già praticamente asciutto, e ci prendiamo una puntina di contrast per fare le ombre al nostro becco giallo o becco. Vado di nuovo a zoomarlo così lo vedete meglio, eccolo qui, e semplicemente passo sulla zampina e sull'altra. Lo stacco, vedete qui, lo vado a ribadire più che posso, e anche in mezzo alle zampe, in modo tale che si veda il contrasto. E poi, scusate che prendo un altro po' di contrast, facciamo il becco o becco a seconda di dove abitate, ed eccolo qua. Vedete che basta poco. Invece dello sfondo bianco per il contrast normale abbiamo fatto uno sfondo giallo chiaro. Quando è asciutto, questo giallo scuro mi crea già una sequenza di luci e ombre, e quindi abbiamo fatto in un attimo la nostra. È chiaro che poi possiamo andare a schiarire il colore e a fare gli ultimi colpi di luce. Chiaramente sta sempre a gusto vostro, nel senso che stiamo preparando delle miniature per giocare velocemente a un torneo, per esempio, e abbiamo bisogno di essere rapidi e veloci. Se invece avete tempo, ben venga che a questo punto andate avanti a migliorare praticamente tutta la miniatura. Dunque, fatto questo, un consiglio per quanto riguarda le parti in diciamo più luminose e quindi più gellose, perché adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare.
Se dobbiamo praticamente lasciare glossate delle parti e quindi usare per esempio un gloss varnish per rendere dei punti più luminosi e più bagnati, è bene usare il varnish se lo utilizzate prima. Quindi prendete il Monitorum Varnish, mescolate sempre con la testa verso il basso, così come il primer, date un po' di colpi e poi a 30 cm non di più, quindi veramente pochissimo, gli date il matte varnish. Questo perché? Perché praticamente adesso che poi si asciuga, vedete, non si vede quasi la differenza, ma ho fissato il colore in modo tale che tutta la miniatura in questo momento sia abbastanza tranquilla. Adesso che già si sta asciugando, io cosa faccio? Mi prendo un Soulstone Blue, per esempio, che in questo caso serve a fare le gemme. Questo per esempio è uno di quelli che col freddo diventa più gelloso, come lo chiamo io, e andiamo a fare praticamente la mascherina. Può essere verde, può essere blu, può essere rossa. Io in questo caso la faccio blu perché siamo già su colori marroni verdi, mi piace uno stacco diciamo un po' più luminoso. Le mascherine sono belle per quello, poi ci sono per esempio altri puntini che ho visto in giro che possono sembrare gemme e andremo a farli. Guardate, prendo il Soulstone Blue, mi prendo un po' di questo colore gemma qui, vedete che sembra quasi un gel, no? Me lo vado a prendere lasciando il più possibile sulla punta del pennello del gel, fa quasi una goccia, vedete? È quasi una goccia. E vado a metterlo sopra la maschera lasciando che vada a lavorare con la trasparenza, toccando, vedete, la maschera, se avete notato l'ho preparata con un argento sotto, un metallo molto molto argentato, e questo fa sì, guardate, eccola qui, che con la trasparenza mi vada a lavorare il colore. Ed ecco cosa fa. Spingendolo, vedete, nei punti dove voglio io, lavora in trasparenza e lascia l'idea del vetro. In questo caso azzurrato, può essere verdognolo, può essere rosso, ma guardate che bell'effetto che fa in un attimo. Ve lo metto a fuoco, vedete? In un attimo avete fatto praticamente la maschera, non avete dovuto fare tanti giri pindarici di sequenze di colore, e guardate che maschera vi viene fuori super vetrata praticamente. Detto questo, vado a fare la stessa cosa con un altro colore tipo Soulstone, quindi un altro colore gel, in questo caso il Spirit Stone Red, che è un altro technical della Games Workshop, invece di blu rosso. Vado a fare tutti quelli che potrebbero essere tipo rubini o comunque pietre preziose dorate che utilizzano. Ce n'è uno di loro che ce le ha proprio sulla testa ed è il capo, eccolo qui, infatti basetta più grande di tutti. Ci prendiamo, stando attenti a non levare via troppo nero, poi alla fine andiamo a ritoccare. E anche qui, prima di fare questa sequenza, Monitorum Varnish. Questo perché se lo fate sopra quando il Monitorum è asciutto non succede niente, anzi rimane glossato. Se invece lo fate quando il Monitorum Varnish dovete ancora metterlo, quando andrete a mettere il Monitorum Varnish andrà praticamente a satinare e opacizzare la miniatura, e quindi andrà a finire che non vedrete più l'effetto. Allora, adesso che l'ho fatto, mi prendo il mio colore, diciamo, come se fosse sulla punta del pennello, in questo modo qui a goccia, e vado a metterla su tutti quei punti tipo qui, eccolo qua. Lavoro di precisione, andiamo pian pianino e ci facciamo una toccatura, praticamente vedete la parte dove ho la goccia del colore la vado a toccare qui e faccio la gemma, voilà. E anche lui è andato. Guardate, qui ce ne sono altre, facciamole, che mi sembra una decorazione molto preziosa, molto bella da fare. Questi sono piccoli particolari, potete andare avanti mesi a andare avanti con particolari, guardate.
chiaramente più vi fate la mano ferma, più questa cosa verrà facile senza ovviamente sporcare la miniatura, no? Ma qui il silenzio e il respiro sono una parte importante. Per il respiro c'è una tecnica che si chiama proprio la tecnica del cecchino, dello sniper. Quando il cecchino sta per sparare, butta fuori l'aria leggermente con il naso, tenendo chiusa la bocca, e tenta di mantenere la espirazione costante, quindi una cosa di questo genere. Non so se si sente ma praticamente fate in modo che l'aria esca costante. In quel momento usate il pennello perché la mano è ferma, immobile, e quindi a quel punto è più facile da utilizzare e vi viene fuori questa cosa qui molto facile e molto veloce in questo caso. Se fate questa tecnica è veramente un attimo. E vado a vedere se ce ne sono altre. Non mi sembra, ma no, qui lasciamo il metallo che mi piace. Potremmo per esempio metterlo sopra questi punti qua. Vediamo se ne trovo uno al volo che avevo visto, ma è una questione di gusto anche qui. Vedete che eccoli qua, vedete che c'era questa parte qui che avevo rifatto quel metallo. A me piace metallica, quindi la lascio così, ma potreste per esempio lì sopra fare una piccola colorazione con uno dei due colori o col verde e fare in modo di arricchire un pochino il colore della miniatura. Adesso ragazzi faccio un altro stacco perché ci diamo ai pigmenti. Allora ragazzi, per fare invece le basette, ora che più o meno si stanno delineando, userò questi due che sono della Green Stuff, vi li metto a fuoco un secondo, e sono praticamente il Desert Sand e il Light Brown. Il Light Brown è un pigmento, il Desert Sand in realtà anzi no, facciamo così, visto che stiamo usando pigmenti, usiamo qualcosa sempre di pigmento come questo, eccolo qua, il H Pigments. In questo caso vedete, mescoliamo questi due colori, uno è per dare di nuovo ombre a tutta la parte e mescolare meglio, diciamo, il colore che abbiamo fatto con il wash, e l'altro è per ridare le luci. Quindi, come abbiamo sempre fatto con i pigmenti, attenzione a non sporcare. Sapete che i pigmenti sono appunto pigmentanti, quindi nel momento in cui voi state cioè li rovesciate da qualche parte, se provate a levarli con l'acqua fate una strage, e insomma sono complicati da gestire, quindi meglio metterli sopra un pezzo di carta come questo, in modo tale che sia più semplice dopo da gestire. Vi prendete sempre un dry brush, in questo caso io mi prendo un serie D della Artis Opus, eccolo qui, e non faccio altro che prendere, levare un pochino battendo sui bordi, e poi prendo la miniatura e vado a lavorare sulla basetta in questo modo qui. Vedete che praticamente è quasi lo stesso colore quando andiamo poi a vederlo, è leggermente più scuro di quello che abbiamo usato per il wash. Chiaramente più ne mettete più diventa scuro, e andate anche a prendere un pochino i piedi in modo tale che vengano, e anche un pochino sui gambali in giro, in modo tale che venga sostanzialmente questo effetto polvere. Date una soffiata forte in modo tale che poi venga via l'eccesso, e lo fate per tutti quanti i vostri personaggi con tutte le vostre basette. Chiaramente qui vedete che viene via abbastanza, se volete poi ripassare con il nero niente ve lo vieta. Guardate che bello che è però già l'effetto mettendolo praticamente sulla parte bassa, no? Spolverate praticamente la parte bassa della miniatura e la inserite immediatamente nel contesto in cui è già. Date una soffiata e andate avanti così, un bel timelapse, e finiamo le basette sia con questo sia con il suo chiaro dopo, che andrà ovviamente a toccare praticamente col pennello perpendicolarmente solo sulle parti più alte, in modo tale che recupero un pochino le sfumature della luce, che sono quelli poi alla base. Ok? A tra poco.
Bene ragazzi, abbiamo praticamente finito i CRUT. Probabilmente ci metterò le mani un attimino sopra in un secondo momento, perché domani li porterò a Milano Board Games. Se li volete vedere dal vivo potete venire a trovarmi allo stand. Non so ancora precisamente dove sarà lo stand, ho visto che nella mappa è in alto a sinistra, però insomma in realtà io girerò tantissimo, perché andrò o a giocare per tavoli, a conoscere un sacco di gente, ad abbracciare un sacco di follower, ad abbracciare un sacco di amici, quindi domani è un giorno di festa, quindi sostanzialmente ci vediamo in giro per Milano Board Games. Detto questo, ovviamente dopo ci rimetterò le mani tornando ai CRUT e magari metterò qualche particolare in più, ma insomma bene o male quello che mi serviva a farvi vedere è come realizzare in 3-4 ore un'unità da 10, come spesso abbiamo già fatto insomma nei tutorial del canale, e quindi per poter lavorare velocemente in maniera abbastanza pratica, ma anche facendo qualcosa di decente, per poterlo poi giocare sul tavolo da gioco. Ci vediamo domani a Milano Board Games dal vivo, chiunque voglia trovarmi sarò felicissimo di salutarlo, e per il resto ci vediamo qui sul canale. Ciao!